Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Vi ripeto sempre che quando ci sono io si parla sempre di elettrico e infatti adesso parliamo di monopattino elettrico Elbitz, che è un sistema tra l'altro non tutto italiano ma italo-americano, quindi comunque l'Italia c'è sempre anche questa tecnologia in questa azienda che è nata nel 2015, si sta sviluppando adesso un po' in tutto il mondo, in Italia, in Europa in generale, in Asia e in America, quindi sono orgoglioso, anzi 50% orgoglioso di questa società. Ora, se magari sapete già come funziona Elbitz, sapete magari che è solo l'unico, e vi sbagliate perché ci sono altre società di noleggio. Noi qui a Bari abbiamo provato soltanto l'altra, diciamo, società che è Bit, però ce ne sono un sacco di altre un po' in tutto il mondo, quindi poi là sta a capire qual è la migliore. Ora, se siete qui, ovviamente siete qui per Elbitz. Se magari è la prima volta che utilizzate il servizio, vi invito anche a usare questo Carlo che tu stai montando il video, metti gigante così il codice e ovviamente stai anche qui il link in descrizione con tutti i link di Elbitz possibili e immaginabili per il Play Store, per App Store e quindi anche il codice sconto per avere 2 euro gratis che poi serviranno più che altro per lo sblocco gratuito, per provarlo, insomma, per divertirsi. Prima però di spiegarvi magari come funziona, ma soprattutto anche quanto costa, voglio dirvi una cosa importante. Andiamo un attimo sul sito di Elbitz e Elbitz non ha solo monopattini, infatti abbiamo Elbitz Go che sono i monopattini, Elbitz Bike che sono appunto le biciclette, però a Bari non sono disponibili, in altre città sì, e anche le moto. Infatti ha comprato una società Mimoto Elbitz che si chiama Elbitz Moped, che praticamente sono delle moto che per esempio a Torino ci sono, ecco. Ma una cosa importante, soprattutto molto interessante che fa Elbitz è la Mobility Analytics. Infatti Elbitz, tramite la tecnologia presente all'interno dei suoi monopattini, riesce a mappare, magari vi faccio vedere il video, riesce a mappare benissimo tutte le informazioni della mobilità all'interno di una città. Infatti, magari ve lo spiego mentre vi faccio vedere questo demo. È molto interessante perché non so se avete nella vostra città c'è Elbitz, però ci sono dei camioncini che ogni tanto si vedono in giro in cui ci sono all'interno dei monopattini. Praticamente Elbitz, tramite questa tecnologia che state vedendo in questo momento a schermo, riesce a mappare per esempio la percentuale delle persone che va su una strada oppure si ferma in una piazza. Quindi se Elbitz vede, scusatemi, che la gente parcheggia il monopattino sempre in una piazza, lui la sera o comunque la mattina farà trovare sempre in quella piazza un certo numero di monopattini, quindi gestisce in questa maniera il traffico di questi monopattini o comunque in generale della mobilità. È davvero una cosa interessantissima. Ma sempre ho il telefono in mano, intanto il video è in continuazione ma è praticamente terminato. Vado su mobilità, sull'applicazione di Elbitz. Allora, perfetto, vediamo come prima cosa la mappa. Nella mappa vedete ci sono Elbitz, c'è un po' in tante città, per esempio c'è Bari, c'è Napoli, Latina, Roma, Pescara e così via. Anche poi non c'è scritto, però per esempio anche in Francia, in Spagna, oppure in Asia, Singapore, in America. Torniamo a Bari, appunto. L'area verde che vedete è l'area di lavoro di cui, insomma, dove si può prendere un Elbitz, dove si può lasciare un Elbitz. In base a questi cerchi capite quanti Elbitz ci sono in quella zona. Zoom dove sono io, ecco, vedete, togliendo questo monopattino dove stiamo noi, semplicemente per un discorso di regia, magia del montaggio, in realtà questa è io ho già fatto il video, quindi il monopattino che vedete qui a fianco a me e l'ho appena utilizzato, ma noi andremo su un altro monopattino che è quello che sto selezionando adesso. Come potete vedere, infatti, mi dà le indicazioni per arrivarci a piedi, mi dice l'autonomia, quindi 7,05 km di autonomia, mi dice i prezzi, infatti costa 1 euro a sblocco più 20 centesimi al minuto. È una cifra onesta, accettabile. Poi con la I in alto a destra posso cliccare su veicolo danneggiato o veicolo mancante, quindi se io vado lì e il veicolo non c'è, clicco su veicolo mancante, o sta cosa se è danneggiato, clicco su veicolo danneggiato e questo fa scattare, tra virgolette, un allarme sui server di Elbitz e manda delle persone per controllare effettivamente dov'è
o comunque lo stato di questo monopattino. Andiamo sulle 3 strisce in alto a sinistra, abbiamo mappa che l'abbiamo appena visto, pagamento ci fa vedere i metodi di pagamento, quindi in questo caso c'è la ricarica, quindi ho un Elbitz Cash, io posso ricaricare i soldi, oppure posso aggiungere semplicemente una carta di credito, oppure il codice promozionale. E infatti vi ricordo che se voi cliccate su questo più e inserite il codice, che di nuovo vi metto a schermo, avrete 2 euro come buono per lo sblocco del monopattino, quindi praticamente avete 2 sblocchi gratuiti, che poi è quello buona parte del costo del monopattino. Ora, prima di andare su Elbitz Unlimited, che è una situazione che vi spiegherò adesso, andiamo su corse precedenti. Qua mi dice tutto l'elenco di tutte le corse che ho fatto, ma soprattutto mi dice anche il percorso che ho fatto. Infatti vedete, vado a mappare, va a mappare tutto quello che ho fatto, mi dice quanto tempo ho noleggiato il monopattino, 7 minuti, il costo iniziale. Vedete una cosa, guardate il prezzo, minuti di noleggio 7 minuti a 15 centesimi. Infatti Elbitz ha aumentato il prezzo, adesso costa 20 centesimi al minuto, prima ne costava 15, perché non lo so. Allora, andiamo su impostazioni, quindi tutte le varie impostazioni che posso settare qui dall'applicazione, gli abbonamenti, le notifiche, oppure il mio profilo. Qua, Carlo, che monti questo video, devi blurrare tutto. Corsa gratuita è quello che vi dicevo prima, quindi se voi vi siete iscritti con questo codice, vi potete iscrivere anche, potete far iscrivere i vostri amici guadagnando anche voi 2 euro di sblocco gratuito di Elbitz. Ma parliamo di Elbitz Unlimited. Infatti Elbitz Unlimited sono corse limitate ogni giorno. Un abbonamento di 29,99 al mese, abbiamo delle corse gratuite illimitate, quindi sblocchi limitati, però per un massimo di 30 minuti tutti i giorni. Valido in tutto il mondo, tutti i veicoli, quindi sia monopattini che biciclette, e senza impegno, quindi si può disdire. 30 euro al mese non sono tanti, ma non sono neanche troppo pochi, perché comunque vi ricordo che Elbitz, ok, che è una società presente in tutto il mondo, diciamo in tutto il mondo, comunque in Italia, nelle maggiori città è presente, però io pago 30 euro al mese per un servizio che funziona benissimo, per carità di Dio, quindi ricordiamoci che sono circa un 360 euro all'anno, però il monopattino non è mio. Ok che non ho neanche i costi di ricarica, i costi di cambio gomme, di manutenzione, però magari se sono fortunato a trovare Elbitz lì, e allora sì, sono fortunato, ma se non c'è, che cosa faccio? Quindi niente, ma adesso andiamo al monopattino che c'è lì e lo noleggiamo, vi faccio vedere come funziona. Andiamo. Siamo arrivati al monopattino, in realtà ce ne sono 2 nelle vicinanze, l'altro non lo vedo, quindi visto che non so che monopattino è questo esattamente, clicco su inizio corsa e dobbiamo inquadrare adesso il QR code. Perfetto, sta caricando. Ok, mi dice che è cominciato, non ha fatto il solito rumorino, però fa niente, ha cominciato il noleggio, quindi adesso semplicemente chiudo il telefono, salgo su un monopattino e parto. Vi dico anche, magari ve lo faccio vedere da fermo, perché in realtà è molto semplice. Vedete, allora qui abbiamo un campanello che funziona, poi abbiamo il freno, che è questo qui, che è il freno davanti, che è un freno meccanico, poi c'è questo freno che è il freno alla ruota di dietro, che è un freno, diciamo, che sfrutta anche il recupero dell'energia, e poi il kick and go. Come vedete, l'acceleratore non funziona perché devo darmi prima lo slancio. Sul computerino qua abbiamo, vedete, la velocità, la batteria, la luce e questa lettera. In realtà c'è la modalità Eco, che rallenta il monopattino fino a un massimo, mi sa, di 16 km/h come velocità massima, poi c'è velocità D, drive, quindi normale, e la velocità Sport. Noi andiamo di Sport. Vi faccio vedere un po' adesso come si guida, le sensazioni di guida di questo monopattino. Perfetto! Ho
finito questo giro, mi piace un sacco fare questi video, spero tanto che a Bari arrivino tanti monopattini perché mi diverte un sacco, oppure me lo compro, faccio prima. Allora, blocco, in primis, senza che continuiamo a pagare, vi faccio vedere come poi alla fine si sblocca il terminale. Allora, semplicemente c'è un tastino termina, quindi termina, mi dice che ho fatto 12 minuti, 380 metri e così via. Mi allontano perché devo fare una foto. Faccio una foto a monopattino. Perfetto, perfetto. Ovviamente per esigenze di video lo metto qui, poi lo sposterò più avanti, quindi non commentate dicendo che in civile, no, tranquilli. Allora, a livello di guida, come si guida? È bello, è un buon monopattino, anche se non ha gli ammortizzatori davanti, vedete? Tranquillo, non ti voglio rubare. Non ha gli ammortizzatori davanti, però non ho sentito troppo l'esigenza di averli. La cosa che ho notato è che se si parte subito in sport, alla prima accelerazione, magari, non lo so, ecco, siamo in una situazione dove devo fare un'inversione a U, e se do la spinta, perché si dà la spinta con il piede e poi si accelera, e accelero, se lascio subito l'acceleratore perché magari vedo un pedone, vedo una macchina, non frena subito, cioè con Bit, per esempio, monopattino Bit, appena lo lasciavo, sì, non dico che si fermava, però rallentava. Qua no, continuo ad accelerare, quindi non recepisce subito il segnale di stop, quindi bisogna frenare. E niente, mi è piaciuto parecchio, mi piace il fatto di poter vedere a quanti chilometri sto andando, o comunque soprattutto vedere, scegliere, scusatemi, la tipologia diciamo di settaggio dell'alimentazione o comunque del motore, quindi eco, drive e sport. Davvero mi è piaciuto tanto. Tra questo e l'altro cosa preferisco? Non lo so, come vi ho detto all'inizio del video, ha dei vantaggi. Io con 30 euro un abbonamento mensile posso usare Elbitz, non dico in tutto il mondo, ma in molte città del mondo, è internazionale. Bit anche, però è presente in qualche città in meno, quindi va capito poi nel tempo. Di certo che se voglio magari prenotarlo o comunque utilizzarlo in città per una singola volta, per esempio, forse è meglio Bit, perché questo costa 20 centesimi al minuto, come vi ho detto all'inizio. Lo sblocco è sempre €1, mentre Bit costa 15 centesimi. Parlo sempre di questi due perché a Bari ci sono questi due, nelle altre città ci sono anche altri sistemi, Bird, Lime, che al momento a Bari non abbiamo. Se li avremo sicuramente saranno qui sul canale, quindi iscrivetevi. Se volete anche leggere tutti gli articoli che facciamo noi qui di WeDrive, andate su www.wedrive.tv, o comunque se volete cercarci su tutti i social scrivete wedrive.tv.